Ciao Gnari e bentornati nel canale del Barba. Sono qua oggi perché voglio recensire per voi la mia prima friggitrice ad aria. In questo caso la friggitrice della marca Aigostar, una delle più vendute su internet. La friggitrice ha una capacità dichiarata di 3,5 litri, secondo me contiene qualcosa di più, e nel video di oggi andremo a vederla all'opera. Prima due piccole considerazioni. I grandi vantaggi di questo tipo di elettrodomestico che anche io ho bramato tanto. Anzitutto non fa puzza in casa in confronto a una normale frittura, che ne so, in padella con olio o quant'altro, quindi fumi in casa e puzza ridotta al minimo. Seconda cosa, secondo me, il grande risparmio energetico, perché solo per arrivare a un preriscaldamento del forno per fare delle patatine fritte ci vorrà almeno 15-20 minuti, più la cottura. In questo caso invece le patatine dovrebbero essere pronte in 10-12 minuti, senza necessità di preriscaldamento, quindi secondo me anche grande vantaggio energetico. Il terzo qual era? Il tempo. Il terzo vantaggio, oltre quindi al risparmio energetico e all'assenza di puzza, abbiamo anche il risparmio di tempo, perché anche per la cottura di cosce di pollo, ali di pollo, dovrebbe essere tutto pronto solamente in 20-30 minuti. Anche qui senza necessità di preriscaldamento. A questo punto non perdiamo tempo. I due punti principali di questo video: vediamo la nostra friggitrice da più vicino, così vi mostro come deve essere utilizzata e come è composta, e il test di cottura. Non mi sono inventato niente di strano, niente ricette astruse, semplicemente patatine fritte e pollo. Vedremo come sarà il risultato e poi un piccolo resoconto finale per gli ultimi commenti. Ricordatevi di andare in descrizione se doveste essere interessati a questa macchina, perché ho ottenuto da Aigostar, per gli iscritti del canale del Barba, un codice sconto che vi darà diritto al 15% di sconto se comprerete l'elettrodomestico direttamente da il sito di Aigostar. La vediamo da vicino. Quindi il funzionamento è veramente molto semplice. Abbiamo due manopole, praticamente è come un forno. Sulla manopola superiore andremo a indicare il tempo di cottura desiderato. Quando muoviamo questa manopola la friggitrice andrà a scaldare. La manopola anteriore è quella in cui si va a indicare la gradazione desiderata. Molto molto semplice. Qui abbiamo il cestello, andrò ora a estrarlo. Lo vedete? Qui abbiamo questa sicurezza. Spostandola in avanti e premendo il bottone potremo estrarre il cestello di cottura. Come vedete è tutto bucherellato perché durante la cottura il grasso va a finire all'interno del recipiente più basso. Ultima cosa, nella parte superiore ci sono le indicazioni di massima per la cottura. Vediamo qua tipo patatine, si dice 12-18 minuti a 200 gradi, crostacei 180 gradi per 10-15, pollo 180 gradi per 15-20 e così via. Naturalmente sono indicazioni di massima perché a metà cottura è meglio aprire il cestello, muovere un po' il cibo e poi cuocerlo secondo le proprie esigenze o preferenze. Eccoci qui per il classico resoconto finale, senza rubarvi tanto tempo. Abbiamo visto i risultati: patatine pronte in 10-12 minuti, belle croccanti, cotte, buonissime. Va bene, sono quelle del freezer, però veramente ben cotte e in
pochissimo tempo. Il pollo anche, secondo me, perfetto, in 30 minuti abbiamo avuto delle belle cosce di pollo croccanti all'esterno, morbide all'interno e, ultima cosa da non, ignorare è il fatto che abbiamo cotto senza olio e tutto il grasso del pollo è colato dal cestello al contenitore sotto. Quindi ragazzi anche qui secondo me cucina molto, molto salutare. A questo punto non mi resta che ringraziarvi per aver visto il video, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale perché il Barba ha un sacco di progetti e un saluto e alla prossima.